Il mondo dello spinning è il mondo delle esche artificiali. Ne esistono davvero infinite per forme, dimensioni, colori, tipologie di affondamento. C'è davvero un mondo da scoprire e in questo video di approfondimento dedicato sia ai neofiti che agli esperti con degli spunti di miglioramento, scopriamo insieme 5 chiavi, 5 segreti, diciamo un po' così, che vi aiuteranno a rendere maggiormente efficaci in termini di catture le vostre battute di pesca, sia spinning in mare che anche in acqua dolce e acqua salmastra. Quindi parliamo di spinning a 360 gradi, facciamo un focus di attenzione sulle esche artificiali e sui predatori. Partiamo insieme dopo la sigla. Andiamo. Vi dico subito che questo video è dedicato a chi vuole approfondire il tema delle esche artificiali, vuole capire il perché delle cose e tutti quei pescatori che pensano che se c'è il predatore e vuole mangiare qualsiasi esca artificiale va bene, vi dico già non guardate questo video perché questo video è dedicato soprattutto a chi vuole capire qualcosa in più e scoprire quelli che sono anche un po' i segreti, che poi alla fine non esistono segreti, c'è soltanto la condivisione delle nostre, delle mie esperienze di pesca per cercare, ecco, di aiutare soprattutto chi è agli inizi. Però ecco, penso che nel video ci siano degli spunti di approfondimento anche per chi è già tecnicamente più esperto. Solitamente realizzo dei documenti di riepilogo per meglio far comprendere l'argomento di cui trattiamo oggi e lo vediamo insieme. Siamo partiti con questa introduzione, facciamo un piccolo focus di attenzione sulle esche artificiali e i predatori, poi elenchiamo, ecco, i punti che svilupperemo insieme, la forma, le dimensioni, la silhouette delle esche artificiali, il movimento, il nudo realistico, tutte quelle che sono le caratteristiche e i segreti che scopriamo un po' insieme andando avanti in questa nostra avventura. Sarà un video un po' lungo, però penso che ci siano tanti spunti per migliorare la nostra tecnica di pesca ed essere maggiormente efficaci nelle nostre battute. Come dicevo in anteprima, è un video dedicato a chi pesca spinning a 360 gradi, mare, acqua dolce, acqua salmastra, per tutti i predatori. Infatti le caratteristiche che noi diremo in base alle esche artificiali sono applicabili in qualsiasi contesto. Partiamo subito. In questa prima slide vi faccio vedere la classificazione per quanto riguarda le famiglie delle esche artificiali. Le esche artificiali si distinguono in diverse tipologie, ognuna è pensata per imitare specifiche prede e lavorare correttamente in determinate condizioni di pesca, ovvero per ogni predatore, per ogni spot, per ogni situazione meteo marina, che sia corrente, profondità, eccetera, noi dovremmo saper interpretare le condizioni e scegliere quella giusta. Tuttavia, per semplificare il discorso, sul canale Planet Spin Fishing ci sono già dei video di approfondimento in merito a questo argomento, quindi le esche artificiali. Ecco, però per riassumere, le famiglie principali delle esche artificiali sono tipicamente 5. Si parla di hard bait, ovvero le esche rigide in plastica, in legno, in resina. Non trattiamo quelle metalliche perché fanno parte di una famiglia differente, quella dei metal, quindi i jig, gli spoon. Poi esistono le soft bait, ovvero quelle esche che noi chiamiamo anche impropriamente siliconiche. Sono le esche morbide che sono realizzate in resina siliconica o in gomma, possono essere dei worm, delle creature, dei jerk, dei minnow, a seconda anche del tipo, ecco, di preda che vanno a rappresentare. Inoltre ci sono le wire baits, ovvero quelle esche
dove è presente un'armatura metallica. Faccio un esempio: i rotanti, gli spinner bait, le buzz bait, le charter bait, e poi esistono le esche ibride, ovvero quelle esche artificiali composte da vari materiali, ovvero il corpo metallico con il trailer in gomma, oppure un mix con jig metallico più codina annessa in legno, in plastica. Queste sono un po' le famiglie principali che vanno a contraddistinguere la classificazione delle esche artificiali come famiglie. Invece, in quest'altra slide, oltre alla classificazione per famiglia, facciamo anche una classificazione per tipologia. Quindi lo scopo delle esche artificiali è quello di stimolare all'attacco il predatore, imitando una possibile preda o provocando una reazione istintiva. In pratica, le esche artificiali servono a ingannare il pesce sfruttando i suoi sensi principali. Per quanto riguarda il predatore, poi facciamo un approfondimento. Invece in questo caso parliamo di esche artificiali e la classificazione che facciamo adesso è per tipologia, quindi oltre la famiglia parliamo anche della tipologia delle esche artificiali. Ne esistono diverse, ne ho identificate 11, ma ne esistono anche molti di più. Però ecco, facciamo un po' un riassunto. Partiamo dalle top water, ovvero quella tipologia di esche artificiali che lavorano nei primi strati della superficie dell'acqua, quindi nello strato più superficiale. Poi esistono i lipless, ovvero le esche artificiali senza paletta. Ci sono ancora i darter, i minnow, i jerk, i crank, le esche snodate, le prop bait, le vibration, le swing bait e gli edgy. Questi sono un po' le tipologie principali, però come dicevo sul canale esiste già un video dedicato dove vi mostro anche esca per esca, tipo per tipo, le condizioni tipiche di utilizzo e il predatore o i pesci a cui sono destinate queste esche artificiali. Passiamo adesso invece alla identificazione, facciamo un focus di attenzione sul predatore, che è un po' il target, l'obiettivo delle nostre battute di pesca. Quindi noi utilizziamo le esche artificiali per ricercare il predatore, e in questa slide vi mostro quali sono i sensi che, a differenza dell'umano, il pesce e il predatore nel dettaglio utilizza per riconoscere la preda. I predatori, da sapere, non cercano e riconoscono le prede in un solo modo. Infatti sfruttano più sensi insieme e spesso uno prevale sugli altri in base alla colorazione dell'acqua, la presenza o meno di luce, la profondità e il comportamento della preda, non oltre la sua dieta alimentare. Nel dettaglio ho identificato tre principali caratteristiche che i predatori sfruttano per le loro attività di nutrizione e predazione. La vista, e nel dettaglio identificano la forma dell'esca, il movimento dell'esca oppure il contrasto rispetto all'ambiente circostante. Ancora possiamo parlare di linea laterale, quest'organo presente sui pesci e soprattutto sui predatori, con cui il pesce riconosce i suoni, le vibrazioni che raggiunge tramite le onde di pressione che si propagano nell'acqua. Non ultimo anche le turbolenze, anche queste vengono identificate tramite la linea laterale, questo organo molto particolare presente nei predatori. Un altro senso che utilizzano i pesci e anche i predatori per le loro attività di caccia, per la nutrizione, è l'olfatto. Infatti sentono gli odori e in tanti casi sono maggiormente attratti da esche scentate, ovvero aromatizzate con profumi particolari. In questa slide invece facciamo un'analisi
di quali sono i motivi per cui i predatori attaccano le nostre esche artificiali. Ne ho identificate principalmente quattro, che sono quelle più comuni, anche se ne esistono ovviamente anche altre. Il predatore può attaccare e riconoscere la nostra esca artificiale per fame, quindi per l'attività di nutrizione. Tuttavia, il predatore può essere richiamato all'aggressività sfruttando il suo istinto predatorio per reazione o fastidio, attaccando ovviamente esche che sono destinate a questa azione. Parlo dei crank, parlo dei jerk, che vanno a stimolare questo senso innato nel predatore. Un'altra caratteristica che spinge il predatore all'attacco della nostra esca artificiale è quello della competizione. Infatti può capitare che in presenza di altri esemplari o in branco, in frenesia alimentare, diciamo che questo è il caso più comune che spinge maggiormente il predatore ad attaccare la nostra esca. In ultimo, e non per questo meno importante, il predatore può attaccare si dice per territorialità, ovvero per scarciare l'intruso che si trova nel suo territorio di caccia, anche se non è propriamente in attività di nutrizione. Infatti, in tanti casi succede questo quando l'esca artificiale entra nel territorio durante il territorio del predatore durante l'attività di riproduzione, e questo è uno dei motivi che in tanti casi, ecco, ci permette di catturare esemplari multipli. Dopo aver fatto un focus di attenzione sul predatore, sul nostro target, concentriamoci adesso sulle esche artificiali. Andiamo ad esaminare quali sono i 5 segreti da utilizzare nelle nostre uscite di pesca per rendere maggiormente efficaci le nostre battute. Partiamo da uno che è un po' il punto fondamentale secondo le mie esperienze, ovvero l'esca artificiale funziona se ha una forma, una dimensione e una silhouette ideale per il predatore, per il target che noi ricerchiamo. Infatti, il predatore, ecco, non riconosce l'esca dal brand, oppure se l'esca è costosa o è una low cost. L'importante è che noi dobbiamo utilizzarla nel giusto contesto. È questo che fa la differenza. Dobbiamo pensare con i sensi del predatore e immaginare cosa cerca in quel momento e soprattutto come dobbiamo farlo. Questo è uno dei dettagli fondamentali. Infatti, come vedete anche in questa slide, l'importante è che l'esca artificiale richiami la silhouette di quello che è il pesce esca di cui la dieta alimentare del predatore, ecco, prevede. Andiamo adesso ad esaminare insieme comunque nel dettaglio queste caratteristiche. Partiamo dalla forma, per esempio. La forma deve richiamare quello di cui il pesce si nutre, il predatore si nutre. Può essere un pesce foraggio, ovvero il nostro artificiale deve avere la sagoma di un'alice, di uno sgombro oppure di una guglia, ma anche un verme, un crostaceo, un anfibio. Dipende ovviamente dalla dieta alimentare del predatore. E quindi ecco, conoscere il predatore ci dà degli spunti interessanti su quello che noi dobbiamo presentarci. Le dimensioni, anche queste sono importantissime. Scegliere un'esca delle giuste dimensioni fa una prima selezione della taglia del predatore che vorremmo insidiare e simula meglio di cosa si nutre solitamente. Possiamo vedere cosa circola, per esempio, nello spot dove noi andremo a pesca, e quindi identificando quello che sono le prede tipiche che noi vediamo lì, possiamo considerare la forma, le dimensioni ideali e magari anche le colorazioni. Inoltre, molto importante è la silhouette. Come dicevo prima, il predatore non riconosce il brand, ma viene richiamato da una sagoma che a lui è familiare. È quello che è molto più importante invece della scelta di un'esca artificiale
costosa o economica. Il predatore decide di attaccare l'esca artificiale in pochi attimi, per cui è quello che ci fa la differenza, ovvero presentare una esca artificiale delle forme, delle dimensioni e della silhouette che a lui rappresenta qualcosa di familiare, in modo che riusciamo a farlo attaccare in modo istintivo. In questa slide invece passiamo al secondo punto, al secondo segreto, ovvero l'esca artificiale per funzionare, per essere efficace, deve avere un movimento e un nuoto realistico. Prima di utilizzare le esche artificiali, ovviamente il mio consiglio è quello di andare in un posto, magari un molo di un porto con acqua chiara, e vedere se l'esca che noi abbiamo acquistato ha un movimento e un nuoto realistico. Basta qualche lancio proprio sotto la banchina per capire anche come nuota l'esca, e questo è fondamentale. Un'esca che muove con nuoto realistico sia proprio o manovrato dal pescatore, quindi con la gercata, con la twitchata, con il tipo di recupero che noi vorremmo utilizzare, è una delle chiavi fondamentali per il successo delle nostre battute di pesca. Come dicevo prima, osserviamo sempre il nuoto dell'esca, di quanto veloce dobbiamo farla nuotare, di come reagisce alla gercata, alla twitchata, e quindi capiamo cosa e come fare per renderla maggiormente efficace agli occhi del predatore. In acqua chiara possiamo simulare diverse tipologie di recupero, oppure inventarne di nuove, per anche non far abituare il predatore alle stesse vibrazioni, alle stesse sbandate, agli stessi flash. Tipicamente le due azioni principali che le esche artificiali hanno intrinsecamente in sé, quindi sono già state progettate dall'azienda madre, sono il rolling e il wobbling, ovvero l'oscillazione sull'asse orizzontale o verticale dell'esca artificiale. Quindi il rolling e il wobbling, questa, sono i due movimenti che noi troviamo in tutte le esche artificiali. Se volete fare un approfondimento su queste due tipologie di nuoto, c'è un video dedicato che vi invito a visualizzare, già presente sul nostro canale Planet Spin Fishing. In questa slide invece parliamo delle vibrazioni, dei suoni e delle turbolenze emesse dalle esche artificiali. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che le vibrazioni sono spesso il primo segnale che attira l'attenzione del predatore, sia con le soft bait, con i crank, con gli spinner bait o qualsiasi esca artificiale noi utilizziamo, che è capace di generare delle vibrazioni. Queste vibrazioni generano onde di pressione differenti in base alla forma, al materiale, all'azione di nuoto, che vengono recepite dal predatore. Quindi un'esca che vibra trasmette uno scambio di pressione che il predatore interpreta magari come un pescetto in difficoltà, e quindi scatena in lui quel senso predatorio che lo spinge all'attacco. In alcune esche artificiali ci sono anche dei rattoli interni, ovvero delle camere d'aria dove all'interno sono presenti dei pallini di plastica, di vetro, di tungsteno, che scuotendo proprio l'esca artificiale, tipo questa, trasmettono dei suoni, e il predatore le interpreta come ad esempio un banchetto di pesce foraggio, e quindi sono rumori naturali, ovvero che noi troviamo in natura, che stimola l'istinto territoriale o l'istinto predatorio del predatore. Inoltre, non per questo meno importante, alcune esche artificiali
a dispetto di altre, emettono delle turbolenze, ovvero quando l'esca lo vediamo per esempio se noi la facciamo lavorare nei primi strati di profondità, quindi verso la superficie, che cosa vediamo? Che quando muoviamo l'esca artificiale, dietro l'esca diciamo, vengono emesse delle turbolenze. Queste turbolenze vengono percepite dal predatore che molte volte le segue per cercare di capire che cosa ha creato queste turbolenze. Soprattutto le esche più voluminose emettono tante turbolenze che resistono, che restano in acqua per diversi secondi dopo il passaggio e questo è tutto importante perché agli occhi, ai sensi del predatore identifica magari una preda in difficoltà e serve anche a far localizzare meglio l'esca al predatore più facilmente. Le turbolenze comunicano un'esca in movimento, ma anche la direzione, la velocità, rendendo l'artificiale credibile e vivo agli occhi del predatore. Veniamo adesso ad un punto molto importante che però ecco molte volte genera un po' delle differenze di opinioni. Sto parlando dell'importanza dei colori nelle esche artificiali. Ci sono delle correnti di pensiero, c'è chi le preferisce solitamente naturali e chi invece le utilizza con colorazioni sgargianti, magari soprattutto di notte hanno un senso differente, hanno qualcosa in più che il pescatore più esperto riesce a sfruttare in imprecisi momenti come alba, tramonto. Però ecco, facciamo un riepilogo, facciamo anche un focus di attenzione dedicato soprattutto a chi è agli inizi. Dobbiamo sapere che il colore dell'esca artificiale non è un semplice dettaglio estetico, ma è un vero e proprio stimolo visivo che può fare la differenza tra un predatore che è deciso nell'attacco e uno invece che passa totalmente indifferente. I predatori interpretano i colori in base a luce, profondità e tonalità dell'acqua, quindi qualsiasi dettaglio esterno è comunque importante per far riconoscere l'esca artificiale al predatore. Dobbiamo capire e sapere che i pesci non vedono i colori come noi umani, ma con l'aumentare della profondità alcuni colori scompaiono. Per esempio, il rosso e l'arancio sono quelli che nella colonna d'acqua scompaiono per primi, giallo e verde resistono più a lungo, blu e viola invece sono visibili anche in acque profonde, quindi a seconda della profondità dell'acqua alcuni colori vengono identificati come altri e quindi perdono la loro efficacia in termini di tono. Invece facciamo un focus di attenzione sulle esche con colorazioni naturali. Sono secondo me ideali con l'acqua limpida e soprattutto io le utilizzo verso pesci molto sospettosi o pressati dall'attività di pesca. Le esche naturali io le preferisco soprattutto per i predatori che stanno in attività di caccia e cacciano soprattutto a vista. Le colorazioni che preferisco sono quelle sardina, cefalo o aguglia e imitano fedelmente le prede naturali, resistendo, ecco, avendo una maggiore efficacia su spigola, sui serra, sui barracuda in condizioni che io diciamo definisco un po' normali, no? Non condizioni al limite come presenza di forti mareggiate, colorazioni torbide o di notte. Invece, per quanto riguarda i colori, colori fluo, quindi fluorescente o ad alto contrasto, per esempio il bianco, il rosso acceso, il colore Chartreuse, il Fire Tiger, sono fondamentali secondo me quando troviamo acqua torbida, scura o mossa in presenza di corrente o scarsa luminosità
come i cambi di luce alba a tramonto o con il cielo coperto e soprattutto di notte, perché questi colori molto vistosi aumentano la visibilità dell'esca e stimolano l'attacco del predatore anche quando diciamo fa molta fatica a distinguerli nell'ambiente circostante. Per quanto riguarda la pesca di notte, io preferisco le colorazioni bianche, soprattutto per predatori come il serra e il barracuda. Invece, per quanto riguarda la presenza di acqua molto scura, acqua torbida, mare mosso, io preferisco i colori che vanno tendenti al nero, perché sono quelli che solitamente hanno destato maggiore attenzione nei confronti dei predatori. Tuttavia dipende anche dal contesto in cui li utilizziamo, quindi abbiamo parlato di mare, ma queste indicazioni valgono anche per l'acqua dolce, ad esempio per la ricerca del luccio, per la ricerca del black bass, quindi per quanto riguarda i colori dobbiamo anche identificare quello che è l'ambiente circostante in cui noi li mostriamo all'esca, al predatore. Tuttavia, colori accesi vanno molto bene soprattutto nei cambi di luce, anche il rosso, l'arancio, mentre con il sole alto e l'acqua tipicamente chiara, io preferisco solitamente colorazioni naturali, come ad esempio questa che vi mostro che va a richiamare i colori classici della sardina, per esempio, e quindi il colore del pesce foraggio per eccellenza. Il quinto segreto, che è il quinto dettaglio su cui dobbiamo fare maggiormente attenzione durante le nostre uscite di pesca, è l'azione, intendendo la profondità a cui lavora l'esca artificiale e soprattutto la velocità nel muoverla, nel recuperarla, perché dobbiamo sapere che ci sono, a seconda anche delle stagioni e dalle condizioni meteo in cui noi siamo, dei predatori che svolgono l'attività nei pressi della superficie, alcuni che stanno a mezz'acqua e alcuni che invece predano maggiormente verso il fondo del nostro specchio d'acqua. Inoltre ci sono predatori che sono maggiormente attratti dalle esche veloci, altri invece che per caratteristiche tipiche della specie cui appartengono tendono a non effettuare dei lunghi e veloci inseguimenti, ma preferiscono le esche che si muovono più lentamente, che emettono più vibrazioni e che lavorano magari su diverse fasce d'acqua. Facciamo un approfondimento, vi mostro quelle che sono un po' le chiavi principali. Ogni predatore, come dicevo, staziona ad una quota precisa nella colonna d'acqua che varia a seconda della luce, della temperatura, della presenza di corrente e foraggio. Parlando della superficie, io penso siano maggiormente ideali queste esche top water con mangianze attive oppure con la presenza di predatori in caccia su acque basse, quindi walking the dog, popper, minnow, shallow, quindi che lavorano nella prima fascia d'acqua dove l'impatto visivo è massimo. Possiamo scegliere di andare verso la fascia di mezz'acqua, quindi parliamo di profondità, che è quella un po' più sfruttata nello spinning, utilizzando per esempio minnow, suspending o sinking, ma possiamo utilizzare anche dei crankbait, dei jerk che consentono di incrociare il pesce nel suo livello di comfort. Invece, come ultima chance nella scelta della profondità dove vogliamo far lavorare i nostri eschi artificiali, possiamo andare più verso il fondo. Questo è fondamentale quando i predatori sono molto apatici, sono ancorati
al fondo, quindi al substrato, e possiamo utilizzare in questo caso delle soft bait, dei jig, possiamo utilizzare dei crank molto affondanti che ci permettono di mantenere l'esca negli strati più bassi e di lavorare per maggior tempo in quella che noi definiamo la strike zone, ovvero quella zona più o meno ampia nel nostro spot dove aumentano le possibilità che ci sia il predatore in fase di nutrizione, in caccia. Un altro dettaglio importante che vi dicevo è la velocità, quindi la velocità a cui l'esca mantiene un'azione credibile è cruciale. Possiamo utilizzare un nuoto più lento e controllato, che viene solitamente suggerito per acque fredde o pesce sospettoso, quindi esche che emettono un wobbling molto stretto e risultano stabili sul recupero molto lento. Quindi, come dicevo prima, è molto importante conoscere anche il predatore e le sue abitudini alimentari tipiche. In merito, ecco, alla velocità di recupero, alcuni prediligono una velocità media, che è un po' generica per tutti i predatori, altri invece vengono maggiormente attratti da recuperi più veloci o più lenti. La velocità media è quella, come dicevo, più versatile, che consente di coprire maggior acqua e adattarsi un po' a tutte quelle che sono le situazioni di pesca, mantenendo un'azione molto realistica. Invece il recupero più veloce, più aggressivo, è utile per predatori molto attivi o in competizione con altri pesci di branco, come ad esempio i serra, i barracuda oppure i tunnidi. In questo caso, per quanto riguarda il recupero veloce, conta tanto la stabilità e la tenuta dell'esca sulle alte velocità. Allora, abbiamo definito un po' quelle che sono le linee guida da considerare nella scelta delle esche artificiali. Abbiamo fatto un approfondimento ideale soprattutto per i neofiti, no? Per chi da poco si sta avvicinando, vorrebbe avvicinarsi alla tecnica dello spinning. Seguiranno altri video di approfondimento quando poi per ogni predatore indicheremo la tipologia di esca, la colorazione ideale, la velocità di nuoto. Quindi ecco, pian piano nel corso dei prossimi video faremo dei dettagli sempre più approfonditi per aiutare i pescatori alla scelta. Quindi in conclusione, non vi limitate unicamente a scegliere il brand o la colorazione dell'esca artificiale che più vi piace, ma cercate per ogni spot, per ogni predatore, per ogni condizione di pesca in cui vi trovate di scegliere l'esca ideale e presentarla nel giusto modo al predatore. Vi ricordo che oltre all'iscrizione e l'abbonamento per il canale Planet Spin Fishing che ci aiuta a supportare questo progetto, ci sono anche le guide che trovate già disponibili sullo shop Amazon sia in formato ebook che cartaceo. L'acquisto delle guide, dei manuali e l'abbonamento, l'iscrizione al canale YouTube Planet Spin Fishing sono gli unici modi per supportare questo progetto. Inoltre ci sono i nostri canali WhatsApp per trovare amici di pesca lungo tutto lo stivale, e non dimenticate che esiste anche l'app Planet Spin, al momento solo per Android, che vi dà tante informazioni utili per le condizioni meteo marine e tutti gli eventi che organizziamo con Planet Spin. Ringrazio tutti voi per la visione di questo video e noi ci vediamo il prossimo, come sempre qui su Planet Spin Fishing. Ciao ragazzi!